Ciao a tutti ragazzi, io sono Nell'Irfa e oggi torno su Diablo 4 per spiegarvi un glitch che vi permetterà di fare tanta esperienza in modo facile e gratuito. In questo glitch poi farete anche parecchi soldi e anche parecchi materiali, quindi guardate il video fino in fondo e fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se funziona. Per poter iniziare questo glitch dobbiamo avere nel nostro inventario un sigillo. Non ha importanza il tipo di sigillo né tantomeno il livello, quindi un sigillo qualsiasi da andare a cliccare e quindi trovare il dungeon. Dunque vediamo ora semplicemente di andare a utilizzare uno di questi sigilli. Io vado ad utilizzare un sigillo magari di livello basso in modo da non buttarlo ma andarlo a utilizzare per questo glitch. Ecco, una volta che avete vedete attivato il dungeon, lo evidenzia in mappa, ve lo segnate quindi in questa maniera e dovete andare lì dentro. E ora andiamo e vediamo poi come andare avanti con questo glitch. Quindi a questo punto entriamo all'interno del Night Dungeon, non dobbiamo fare nessun mob. Una volta che siamo entrati facciamo qualche passo e poi andiamo a utilizzare il teletrasporto per tornare in città. Fatto questo dobbiamo andare a Zarbinet. Perché in questa città? Perché qui c'è un dungeon molto buono per andare a farlo e per fare parecchia esperienza. Questo è uno dei dungeon consigliati, ma anche questo qui è un altro dungeon da poter fare. Dunque allora adesso ci rechiamo là e vedete la mia esperienza è 1.439.298. Ora vediamo quante ne andremo ad accumulare facendo questo dungeon. In pratica ragazzi il glitch consiste nel poter ripetere più volte, credo all'infinito, il dungeon. Io l'ho provato in modalità singola, non so se funziona il glitch anche in modalità multiplayer, quindi con dei vostri amici, quindi fatemi sapere se lo provate con più persone, se funziona qui sotto nei commenti, perché è estremamente importante capire questa cosa, perché comunque ci darà ulteriore esperienza farlo in gruppo. Dunque allora questo è il vero e proprio dungeon che andremo a fare. Perché abbiamo fatto tutto il procedimento che ho fatto prima del Night Dungeon? Semplicemente per attivare il glitch, perché comunque possiamo adesso in questa maniera finire questo dungeon completamente, andare a prendere tutta l'esperienza. Utilizzeremo comunque sempre una pozione, un elisir che ci permetterà di avere il 5% in più di esperienza. E dicevo, completarlo tutto, dove all'interno per esempio di questo qui troveremo anche un evento e quindi ci darà anche ulteriori oboli che ci serviranno poi per eventualmente prendere altri pezzi dell'armatura. Dunque allora, come vi dicevo, questo dungeon per esempio è pieno di ragni, quindi è consigliabile utilizzare un elisir contro il veleno. Comunque si fa abbastanza facilmente, vedete. E quindi una volta che l'avremo terminato andremo a prendere tutta l'esperienza del dungeon, usciremo sempre tramite il teletrasporto, quindi ci recheremo di nuovo in città e a quel punto lì si formerà il portale del teletrasporto. Entro circa credo 30 secondi potremo di nuovo rientrare dentro e troveremo assolutamente il dungeon resettato, quindi lo potremo ripetere tutte le volte che vogliamo. Dunque ragazzi, una cosa importante che voglio sottolineare è che durante il dungeon possiamo trovare degli oggetti. Quando avremo l'inventario praticamente pieno, non possiamo andare a teletrasportarci in città per andare a vendere, perché questo farà sì che il dungeon si va di nuovo a resettare. Quindi dobbiamo cercare, visto che comunque io l'ho provato 3 volte, l'ho fatto, non dà tantissimi oggetti, ma nel caso in cui avesse l'inventario pieno, rinunciate alla vendita, perché questo è un glitch che serve più che altro per andare a fare esperienza in maniera veloce. Quindi una volta che abbiamo finito il dungeon e uccisi tutti i mob, utilizziamo il teletrasporto per tornare in città. Come vedete adesso vi farò vedere proprio che funziona, perché ora mi sto teletrasportando, ci vorrà un po' di tempo per andare a caricare. Aspettiamo. Dunque eccomi qui in città
Allora, ci spostiamo un attimino per non andare in confusione. Allora, vi dicevo che bisogna rientrare subito all'interno del dungeon. Ora l'ho provato anche andando a vendere la roba, a quanto pare funziona, però adesso non ve lo so dire con certezza. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, provandolo più volte, se poi effettivamente si può andare a vendere. Allora, vedete che adesso sono ritornata all'interno del dungeon grazie alla bolla di teletrasporto, e quindi vedete che si è resettato. Quindi adesso rifarò di nuovo tutto il dungeon riprendendo tutta l'esperienza possibile. Come vi dicevo, all'interno di questo dungeon c'è anche un evento, quindi andremo a fare anche l'evento. C'è una tizia sdraiata per terra, bisogna parlare con lei e così si attiverà l'evento. Anche tramite l'evento avremo una piccola ricompensa da una cassa e poi anche gli ovuli, quindi è abbastanza interessante. Poi anche l'evento stesso ci dà esperienza. Ok, adesso lo vado a rifare, come vi dicevo l'ho fatto già 3 volte poi alla fine, e vi faccio vedere quanta esperienza ho fatto dal primo dungeon, completando quindi una run del primo dungeon. Dunque, allora qua sono alla fine della prima volta che ho fatto il dungeon, quindi al boss finale. Si tratta sempre di un ragno e appunto, come vi dicevo, qua tocca utilizzare l'elixir contro i veleni. Allora adesso andiamo a finire il boss, è abbastanza semplice, poi buttarlo giù, quindi andrete molto veloci e questa è una cosa molto importante. Ecco, il dungeon è terminato e ora vediamo l'esperienza. Dunque, vi ricordate quanto avevamo all'inizio? Adesso ho 1.964.077, quindi vedete che si fa parecchia esperienza. Vi ricordo che qui ancora non avevo attivato l'evento, quindi con l'evento se ne farà qualcosa in più. Questo glitch è funzionante dopo la patch che hanno fatto per quanto riguarda i dungeon, quindi è ancora funzionante, quindi vi consiglio di utilizzarlo presto possibile prima che vada patchato. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se l'avete trovato utile, se funziona e soprattutto se funziona anche con la funzione di multiplayer, quindi se giocate con un amico o più amici. Ciao a tutti e alla prossima!